Ciao, siamo su Evolution.it. Io ho passato gli ultimi 10 giorni con questo, un Asus MemoPad HD7, quindi vediamo com'è andata. Questo è il successore del tablet 7 pollici che ho recensito qualche tempo fa. Questa è la versione bianca, ma ne esistono diversi colori. Nella confezione alimentatore da muro con porta USB e cavettino. Eccolo qua, il nostro tablet. Tolgo la plastica di protezione. Le dimensioni mi sembrano proprio identiche a quelle del Nexus 7. E mentre lui parte, vediamo che qua sul lato c'è il lettore micro SD, sulla parte superiore abbiamo la micro USB per caricarlo e il jack per le cuffie e per il microfono. Il tablet ha Wi-Fi, GPS, Bluetooth, eccoli qua tutti quanti in fila, e una modalità di risparmio energetico per regolare il processore quad core, è un MediaTek, quindi questo dovrebbe essere una buona cosa per l'autonomia. Ok, sono passate 24 ore dal video unbox, ho fatto alcuni test e ho cercato di approfondire un po' meglio l'aspetto estetico e funzionale. La prima cosa che voglio farvi notare è che nella confezione c'era questo, io non l'avevo notato, ma è un pezzo di plastica vuoto all'interno, come vedete, che però serve da sostegno per il tablet, fa da staffareggi tablet in pratica, sia in verticale che in orizzontale. È una cosa carina, economicissima. La seconda considerazione che voglio fare, ho notato che il cavo micro USB sulla parte superiore vi obbliga, quando avete il tablet sotto carica, a tenerlo così ed avere quindi il cavo sopra. Dà un po' fastidio avere questo cavo che esce su, che esce qua in alto, però la cosa più interessante, più carina dopo questi test è che la luminosità dello schermo è veramente alta, e ancora ho notato che l'antenna Wi-Fi deve essere posizionata proprio in questa parte. Lo guardate, il segnale al massimo, ecco una cosa molto buona di questo tablet, ma anche, adesso lo prendo in modalità orizzontale, metto la mano davanti e vedete subito si abbassa. Ci sono delle oscillazioni che variano da meno 50 a meno 40, quindi 10 decibel semplicemente mettendo la mano, non è poco. Ok, il terzo giorno ho una notizia non proprio entusiasmante e riguarda il supporto OTG, che non funziona nulla, non arriva proprio corrente qua sopra. Penso che sia lo stesso problema visto sul PhonePad, cioè una questione di certificazione che poi è stata sbloccata nell'altro tablet. Andiamo avanti, parliamo di cose più divertenti, ovvero della riproduzione video HD. Faccio partire questo video che è un HD, giro il tablet. Hola, hoy hablaremos de un micrófono que es muy versátil y que utilizamos en casi todas nuestras producciones. C'è un volume veramente Además, alto. hoy lo estamos cualquier fuente de La sonido riproduzione è o su parte perfetta. trasera. Apro ES File Explorer perché ho il mio Mac collegato via Samba in Wi-Fi e vi faccio vedere che riesco a far partire i filmati. Questo è un trailer MP4 1080p in rete, un mix player, sì. Eccolo che parte. Nessun problema perché la connessione Wi-Fi è stabile, il segnale è forte. Andiamo avanti, parliamo di riproduzione locale. Inserisco la scheda micro SD, apro MX Player, apro questa serie di file Matroska MKV che ho qua. Iniziamo. 1080p. Ne apro un altro. Oh, qui c'è un problema. Ne apro un altro. Vado nella micro SD che ho inserito prima. Qua ho alcuni filmati, ad esempio far partire questo che è un 1080p MKV. L'audio non si sente perché non c'è il codec, vabbè, ma questo è un problema minore, non ho installato ancora tutto, però vedete riproduzione hardware e qui veramente tutto scorre senza alcun tipo di problema. Vediamo se riesco a far partire questo, ancora che è un MKV, sempre 1080p. Qualche problema iniziale, ma vediamo se parte. Qua non abbiamo l'accelerazione hardware, quindi non dovremmo farcela. Eh sì, è un limite di questa piattaforma grafica. Eccola qua, che però si comporta discretamente bene su un tablet che costa soltanto 149 euro, non dimentichiamolo. Anche se guardiamo i benchmark confermano queste mie impressioni, screenshot. Guardate, Antutu ha 12.279, è un risultato veramente alto per un tablet di questo livello. Velamo a 1471 sull'HTML5, ovvero la capacità di navigazione web, poi la vedremo un altro giorno, ancora non ho fatto i test. Quadrant siamo a 3956, quindi appena sotto un Transformer Prime. Non ho avuto molto tempo per giocare, ma ho installato Need for Speed e adesso vi faccio vedere come va. Non credo servano altri commenti, no?
Ok, quarto giorno di test con MemoPad HD, devo dire che sono discretamente soddisfatto dei 149 euro spesi per questo prodotto che si comporta bene un po' in tutti i contesti. Oggi faccio vedere due caratteristiche interessanti. Per la prima mi serve questo, è un mini PC Android MK802.4, lo collegherò alla mia televisione e proverò a inviare il segnale video dal tablet alla TV sfruttando la funzionalità wireless display, il supporto Miracast che è integrato in questo MemoPad HD. Accoppiare due display è veramente semplice. Adesso vado in impostazioni mie sul tablet, display, visualizzazione wireless, sistemi accoppiati che ho già accoppiato in precedenza, ma basta semplicemente collegare. Vedete che adesso si sta collegando ed eccomi che ho lo schermo del tablet sulla televisione. C'è una leggerissima latenza, ma questo non vi dà fastidio durante l'utilizzo tradizionale dell'interfaccia della navigazione web. Facciamo un test di riproduzione video, apro MX Player sul tablet, faccio partire un filmato che ho registrato ieri, eccolo qua, vedete? Senza fili, senza nulla, una cosa veramente fantastica. Faccio partire la galleria perché ho anche qua delle foto, è una cosa molto divertente che poter fare questa cosa magari quando siete in famiglia, volete guardare le foto che avete scattato sul tablet, apro il browser e navigo. Qui posso sfruttare al meglio questo tipo di caratteristica. Il secondo è un più tradizionale ma non meno importante test di navigazione web con il browser stock. Tra tutti i browser disponibili io ho scelto Dolphin, che secondo me è quello che si comporta meglio. Qua ho alcune schede aperte, il rendering è assolutamente fluido con questo browser, io sto usando la modalità non risparmio energetico, quindi la modalità standard. Qui abbiamo alcune schede, questa è sulla Gazzetta che è solitamente abbastanza pesante, ma vedete quanto è fluido. Poi Repubblica, poi pc.it, anche qua nessun problema, Netbook News nessun problema, se lo giro la rotazione è snella e come vedete non c'è quel fastidioso effetto di rendering che si ha invece con Chrome. Ho provato anche le due fotocamere, ci sono alcune modalità come vedete, panorama, fotoritocco HDR che può permettervi di fare i video e foto HDR molto fighi, e soprattutto anche poi abbiamo delle impostazioni della regolazione, vedete, parti, controluce, tutte impostazioni che può essere carino avere. Questa brutta giornata piovosa è il mio ottavo giorno di test con MemoPad HD. Ho testato il GPS con Copilot Live e una prova in auto. È stato un test che il tablet ha superato, però ho notato che il GPS è un po' lento ad agganciarsi, serve un qualche minuto per avere la posizione. Ok, Asus MemoPad HD 7 vale assolutamente 149 necessari per acquistarlo e mi sono tenuto la parte più intrigante forse alla fine, perché l'autonomia reale, almeno quella che ho registrato in questi 8 giorni di test, va dalle 7 ore e mezza ottenuti con luminosità su livelli medi, lo schermo è abbastanza luminoso e senza risparmio energetico, alle 10 ore circa che si raggiungono proprio attivando la modalità salvataggio intelligente, che perde un po' di brillantezza, fa perdere un po' di brillantezza al tablet, ma comunque se dovete tenerlo acceso per molto tempo può essere una valida opzione. Asus ha creato davvero un buon rivale del Nexus 7 con il vantaggio della fotocamera posteriore e del lettore in micro SD. Il risparmio è stato nella finitura posteriore perché questa plastica lucida tende un po' a graffiarsi facilmente. Io ho già qualche micrograffio qua perché per averlo portato in giro quando ho fatto il test del GPS e le riprese con la fotocamera, ma tutto sommato veramente resta un tablet consigliato per l'estate. Vi ricordo che sono disponibili anche altri colori, questo è bianco, ma c'è anche eccola qua, c'è una colorazione gialla, una colorazione verde, una rosa e una nera e una blu, quindi considerate anche questo prima dell'eventuale acquisto. Per maggiori informazioni su Asus MemoPad HD7 vi ricordo che è online la recensione testuale con tutti gli altri dettagli, la trovate su evolution.it.